Ciao a tutti! Oggi affrontiamo un argomento molto importante per chi sta imparando l'italiano: la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto. Questi due tempi verbali si usano per descrivere eventi passati, ma in contesti molto diversi. Alla fine di questa lezione sarai in grado di scegliere con sicurezza quando usare il passato prossimo e quando usare l'imperfetto nelle tue conversazioni. Prima di tutto, voglio farti una domanda. Ti sei mai chiesto se dovresti dire ho mangiato o mangiavo per descrivere qualcosa che hai fatto nel passato? Se sì, non sei solo. È una delle sfide più comuni per chi studia l'italiano, ma oggi faremo chiarezza su questo punto. Cominciamo con il passato prossimo. Questo tempo verbale si usa per descrivere azioni passate che sono viste come complete e finite. È il tempo che usiamo quando vogliamo raccontare un evento specifico che è successo in un momento preciso. Ad esempio, se dici ieri ho mangiato una pizza, stai descrivendo un'azione che hai compiuto ieri, un evento che è iniziato e si è concluso. È chiaro, diretto e indica qualcosa che è già finito. Prova a pensare a situazioni simili. Ho visto un film la scorsa notte. Abbiamo comprato una nuova macchina. Hanno finito il lavoro in tempo. In tutti questi esempi, il passato prossimo descrive azioni che sono accadute e che non continuano nel presente. Adesso passiamo all'imperfetto. Questo tempo verbale si usa per descrivere azioni o situazioni che erano in corso nel passato o per parlare di abitudini passate. L'imperfetto è perfetto per descrivere il contesto di una storia, per dire cosa succedeva intorno a un evento principale. Ad esempio, quando ero bambino mangiavo spesso la pizza. Non parla di un singolo evento, ma di un'abitudine che avevi nel passato. Pensa a come usiamo l'imperfetto per raccontare storie. Era una bella giornata e il sole splendeva. Mentre camminavo, pensavo a quello che mi avevi detto. Da piccolo andavo sempre a scuola a piedi. Vedi come l'imperfetto ti aiuta a dipingere il quadro di un momento passato, a creare l'atmosfera o a descrivere azioni che si ripetevano nel tempo. Facciamo qualche altro esempio per vedere meglio la differenza. Immagina di raccontare cosa hai fatto durante una vacanza. Se dici durante le vacanze ho visitato Roma, usi il passato prossimo perché stai parlando di un'azione specifica che hai completato. Ma se aggiungi ogni giorno passeggiavo per le strade della città, stai usando l'imperfetto per descrivere un'attività ricorrente, qualcosa che facevi abitualmente. Un'altra differenza importante riguarda l'uso di questi tempi verbali per raccontare eventi principali e secondari. Il passato prossimo si usa spesso per gli eventi principali, quelli che muovono la storia avanti, mentre l'imperfetto descrive il contesto, i dettagli che circondano quegli eventi. Ad esempio, ero a casa e leggevo un libro quando ho sentito un rumore. L'azione principale è il rumore che hai sentito, quindi usi il passato prossimo, mentre il fatto che stavi leggendo è il contesto, quindi usi l'imperfetto. Ora prova a pensare a una giornata tipica della tua infanzia. Come la descriveresti? Potresti dire: ogni mattina mi svegliavo presto e facevo colazione con i miei genitori. Qui l'imperfetto ti aiuta a raccontare un'abitudine, una routine. Ma se vuoi parlare di un evento specifico in quella giornata, potresti aggiungere: un giorno siamo andati al parco e ho visto uno scoiattolo. Qui il passato prossimo ti aiuta a evidenziare l'azione particolare che è successa in quel momento. Un altro esempio utile potrebbe essere descrivere una conversazione. Se dici parlavamo quando improvvisamente ha iniziato a piovere, usi l'imperfetto per l'azione che era in corso e il passato prossimo per l'evento che ha interrotto l'azione. Pensa anche a come questi tempi verbali influenzano il tono della tua narrazione. Se racconti un ricordo dicendo «Era un pomeriggio tranquillo, il vento soffiava leggero e il cielo era limpido», l'uso dell'imperfetto crea un'atmosfera rilassata, continua.
Ma se poi dici all'improvviso è suonato il telefono, il passato prossimo introduce un cambiamento, un'azione specifica che ha interrotto quel momento. È importante ricordare che in molte storie questi due tempi verbali lavorano insieme per creare una narrazione completa. L'imperfetto dà vita ai dettagli, mentre il passato prossimo segna i punti chiave della storia. Quindi, quando racconti una storia, pensa a quali parti del racconto sono azioni singole e finite e quali sono invece descrizioni di contesto o abitudini. Prima di concludere, proviamo a fare un piccolo esercizio insieme. Immagina di descrivere una festa a cui sei andato recentemente. Potresti dire: c'era tanta gente e tutti ballavano, per descrivere l'atmosfera generale, ma poi potresti aggiungere: ho parlato con un amico che non vedevo da tempo, per evidenziare un'azione specifica che hai compiuto. In sintesi, il passato prossimo si usa per parlare di azioni specifiche e finite nel passato, mentre l'imperfetto si usa per descrivere abitudini, contesti o azioni in corso nel passato. La prossima volta che vuoi raccontare qualcosa che ti è successo, prova a riflettere su quale dei due tempi verbali meglio esprime ciò che vuoi dire. Questo ti aiuterà a comunicare con più precisione e a raccontare storie in modo più ricco e dettagliato. Spero che questa lezione ti abbia aiutato a capire meglio come e quando usare il passato prossimo e l'imperfetto. Ricorda, la pratica è essenziale, quindi cerca di usare questi tempi verbali nelle tue conversazioni e nei tuoi racconti. Buona fortuna e continua a praticare.